per me tutto il lavoro sul movimento del corpo viene fuori per raccontare delle cose attraverso il corpo, no? Poi è chiaro che nella vita e strada facendo, io ho vissuto in Francia, quindi poi contatti delle persone, no? Hai delle affinità con queste persone che siano registi, no? Mi è capitato di lavorare con Fausto Paravidino di recente, con Dominique Barbier dal 2002 e ho fatto una Hamlet Machine, lui lavorò con Anner Müller, il drammaturgo famosissimo dei Pasi dell'Est. Il mio modo di danzare o la mia ricerca viene fuori sicuramente da un percorso mio di vissuto all'estero, perché abitando in Francia ho avuto modo di conoscere, di legarmi, accostarmi al metodo dell'improvvisazione e di conoscere una coreografa che è stata un po' una grande pedagoga per me, si chiama Geneviève Sorin, che mi ha dato tantissimi strumenti, ha capito dove volevo andare, no? Ognuno di noi ha sempre un obiettivo, una ricerca, una voglia, un desiderio e lei ha avuto, lavorando con lei ho potuto trovare queste chiavi di lettura, no? E poi fare il mio percorso, no? Raccontare avendo tutte queste valigie piene di strumenti e di usarli quando volevo e come potevo e di arricchirmi ancora, ancora e ancora. Insieme ai cantieri culturali della Zisa, uno spazio che si chiama Tre Navate, debuttiamo con uno spettacolo a Palermo che si chiama Demetra. È uno spettacolo che viene fuori da un grosso lavoro che abbiamo fatto, un progetto europeo che si chiama Strawman, Uomo di Paglia, con 3 paesi europei, la Francia, Repubblica Ceca e l'Italia, che riguarda appunto questa creazione che abbiamo fatto che si chiama Strawman Demetra, la rivistazione del mito di Demetra in chiave attuale. In chiave attuale perché è un mito che si ripropone, ovviamente prima le società erano matriarcali, quindi per me l'essere matriarcale è una società appunto come una donna più riflessiva, più introiettata, no? È un ciclo che si ripete, la storia che si ripete perché conoscete tutto il ratto di Persefone, le 4 stagioni, il dare vita, appunto la fertilità, quindi in questo ciclo storico c'è sempre un'opportunità che viene fuori e dovremmo essere bravi a riconoscerla e a cambiare i nostri modi, no? E a fotografare la realtà. Però oggi l'unico modo che si propone è quello di appunto vedere una società e un paese allo sbando completo e come se fossimo tutti trattati un po' come carne da macello. Quindi questa statua che si rianima, che svela un po', tra virgolette, un oracolo che in realtà non è altro che oggi è così, no? L'oggi si presenta in questo modo e in realtà non cambia niente, perché non siamo assolutamente capaci di cogliere, di approfondire le cose. Ti piacere le catene? Io hai tutti ma stessa cosa. Ma non ne affocate ora. Ora polizia tutte cose, adesso. Ogni creazione è sempre diversa, no? Alice Room è una rivisitazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, viene fuori diciamo più un lavoro narrativo, Demetra è più un lavoro veramente di immagini e di simboli. Ogni lavoro ha la sua caratteristica, i clown, e ogni lavoro è centrato su una problematica, per esempio clown sul problema uomo-donna, Alice sul problema Stato e cittadino, mamma e figlia, la regola che si impone sull'ingenuità. Demetra parla dell'oggi, del menefreghismo, del poco altruismo, dell'indifferenza, no? Del fatto che tutti siamo chiusi in noi stessi, impauriti, e nello stesso tempo individualisti e narcisisti. Cioè, ecco, per me è un bisogno di raccontare il lavoro che faccio, questo. Ogni spettacolo mi resta dentro per qualcosa, veramente è così poi alla fine. Perché lo vivi in un certo momento preciso, perché il fatto di viverlo in quel momento te lo fa abitare in profondità. Il tempo si ferma poi, no? Io mi ricordo quando ho fatto clown, quando ho fatto Alice, a volte mi prende un colpo e dico è Alice, oppure come la musica, no? Che ti ricorda qualcuno, una persona, gli amici, no? Quando ascolti la musica e dici quella canzone ti mette un po' di nostalgia, ti mette gioia e la ricolleghi a un momento preciso.